alla scoperta di Cicridi e di un paese che per Acquariofili fu una scoperta al tempo, l'Uruguay. C'è un po' anche lo zampino dell'EC, questo, dell'associazione, poi della rivista ai tempi che curavo, ed è legato ad un personaggio che è scomparso negli ultimi anni, Felipe Cantera, un uruguaiano che con ascendenze italiane, che anche per l'associazione fu molto, perché ci aiutò mandando articoli, mandando fotografie e altro. Quindi è davvero con piacere che lascio la parola a Marco, grazie di tutto ed è bello riascoltarti in questo contesto. Siamo io e Felipe Cantera, come di cui parlava Livio, che stiamo pescando tra queste piante sotto la pioggia degli apistogramma che poi metteremo in quel bottiglione lì. Da questa bottiglia poi sono arrivati in Italia e sono stati allevati dei prodotti in linea quadra, questi insieme a tantissimi altri pesci. Oggi racconto questa storia, questo viaggio e tutto quello che è venuto dopo. 13 anni fa si vede adesso la barba bianca, ancora no. Faccio una piccola introduzione. Io sono acquariofilo da 35 anni, ho iniziato da autodidatta, ero ragazzino, da 23 anni ho aperto partita IVA per fare il mio lavoro, un negozio di acquari a Firenze. Se dopo 13 anni mi viene chiesto ancora di parlare di questo viaggio in Uruguay, è perché probabilmente è la cosa più significativa che ho fatto. E un'esperienza abbastanza inedita, insomma, quindi prendere dei pesci, tanti, non solo cibi, tanti pesci diversi, e importarli, allevarli, riprodurli per tanto tempo. Come è nata l'idea di questo viaggio? Bisogna tornare un po' indietro nel tempo, appunto all'epoca delle riviste. C'è stato un periodo, 20 anni fa, in cui non c'era internet, tutti leggevamo riviste, non c'era Acquario, non c'erano i bollettini dell'EC, c'era Idra. E io l'ho vissuto anche un po' da negoziante, ora mi sono cambiati i tempi. Ogni mese compravo riviste, rivendevo riviste, veniva gente in negozio solo per comprare riviste, per leggere articoli di qualsiasi argomento riguardasse l'acquariofilia, libri che bastava comprarli, metterli lì e la gente se li prendeva, era disposta a spendere per un libro di acquariofilia. Ora è veramente cambiato il mondo. Nel febbraio del 2003 usciva questo numero di Idra e qua sotto vedete Uruguay. Era la prima volta che vedevamo questi pesci, che erano completamente sconosciuti al mercato acquariofilo, all'acquariofilia, insomma, quasi. Bellissimi. Da qui è nata l'idea di questa cosa. Ora vedremo, ecco, mi sono anche incantato, vedremo perché le ragioni per cui questi pesci dell'Uruguay si erano fino a questo momento e ancora adesso sono così poco diffusi nell'opera. Possiamo andare avanti. Quindi diciamo abbiamo iniziato a pensare già dal 2003 a questo viaggio e poi nel 2010 siamo partiti. L'Uruguay è questo, un piccolo paese che sta abbastanza a sud, in Sud America, quindi un paese subtropicale, d'estate fa molto caldo ma d'inverno può fare freddo, abbastanza piccolo, la superficie è 2/3 di quella italiana per capirsi, tra il Brasile e l'Argentina, invece sono paesi enormi, e ora ecco qui. Ha tantissima acqua e perché è, ecco no, altra cosa da dire, 2/3 dell'Italia, 3 milioni di abitanti, tutti confinati, tutti a Montevideo, che è la capitale, è abbastanza disabitato, queste sono cittadine, paesini abbastanza minuscoli.
abbiamo fatto un viaggio partendo da Montevideo, abbiamo fatto un anello quasi 2000 km in 2 settimane e siamo passati qua su per Salto, Belén, Bella Unión, Artigas, Rivera, Tranqueras, Raguarembó, Anzina e poi siamo scesi, quindi abbiamo pescato ogni giorno in un posto diverso. Perché è così interessante l'Uruguay per gli acquariofili? Ha tantissima acqua, già da questa cartina qui l'ho trovato online, si vedono dei grandi laghi, ci sono 2 grandi fiumi, il Rio Uruguay e il Rio Tacuarembó, che fanno un po' da confine, e ci sono una miriade di fiumi, ruscelli, lagune su tutto il territorio. Ci sono in quest'acqua tantissime specie endemiche di pesci, ciclidi e tanti altri pesci che vivono solo qui e che ancora non sono state scoperte. Infatti vengono fuori nuovi pesci continuamente dall'Uruguay perché ci sono degli immensi latifondi confinati da delle staccionate che si vedranno qua in tutte le foto, in cui non si può entrare non si può pescare, non si può proprio entrare e quindi non si sa veramente che cosa c'è dentro ancora. Noi pescavamo dove si poteva, però sono zone enormi in quanto regione italiana. Altra ragione per cui i pesci dell'Uruguay sono poco diffusi è perché l'Uruguay vieta l'esportazione dei suoi pesci e l'unico, quindi non esistono come in altre parti del mondo delle compagnie che pescano e spediscono, l'unico che aveva ottenuto dei permessi era Felipe Cantera, che aveva questa agenzia di viaggi in cui la gente poteva andare lì, poteva prendere i pesci e portarli. Erano dei permessi veramente ad persona, ma sia perché era l'unico che era autorizzato a farli, questo è uno, l'ho portato, dopo lo vedremo anche lì, era l'unico che era autorizzato a poter avere il permesso di esportare pesce animali dall'Uruguay. Erano anche ad persona perché qui c'è il suo nome e qui c'è il mio, quindi doveva essere una persona che andava lì, prendeva i pesci e li portava. Lui lavorava soprattutto con statunitensi, ma appunto dall'articolo di IDRA abbiamo visto che c'era la possibilità di andare da privati, una cosa che avevo già il negozio, ma una cosa che avevo fatto da privato. Direi che qui si può andare avanti. Questi sono i permessi Marco Laburto per il mio vecchio indirizzo. I posti dove abbiamo pescato, quindi Rio Tacuarembó, Arroyo Rio Chico, Arroyo Catalán, Rio Uruguay, sono molti di più in realtà, ma sono stati messi quelli dove arrivavano l'anno Malpensa 179 pesci contati e poi qui si vede come venivano trasportati, il sacchetto eccetera eccetera, chiuso con l'ossigeno, e qui si vede che c'erano delle quantità, anche per questo poi è impensabile farci un gran commercio, perché dovendo andare lì di persona e portarli via con quei numeri si fa fatica. Vedete i primi 3, Gimno Geophagus, Crenicicla, Astroloeros sono dei generi e poi invece ci sono delle famiglie e tantissime altre cose mancano, quindi una lista, questi sono i nomi invece, una lista che probabilmente aveva deciso Felipe, non invece che si chiedevano di solito, che aveva proposto, che era stata accettata probabilmente, con le quantità, quindi si possono portare al massimo 24 Gimno Geophagus via a un viaggio. Su questo direi che abbiamo detto tutto. 100, siamo stati in 2, 179 pesci io, altrettanti Lorenzo, abbiamo portato con noi 350 esemplari circa. Ma questo poi lo vedremo meglio. Felipe Cantera, questo mi fa piacere essere qui anche un po' per ricordare il personaggio che è venuto a mancare in
improvvisamente qualche anno fa. Era un grandissimo, lui aveva vissuto 20 anni in Svezia e poi aveva voluto tornare in Uruguay proprio per fare questo, e quindi poi è abbastanza conosciuto dai cidofili europei anche prima. Era un grande esperto di cicli, di Gymnogeophorus e quindi che ricicla in particolar modo, ma un po' di tutta la natura e la fauna del suo paese. Questa foto con l'armadillo per far capire un po' il personaggio. Mentre andavamo, a un certo punto ha fatto inchiodare il furgone, è sceso, si è lanciato in un inseguimento rocambolesco per acchiapparci questo armadillo nei campi, per farcelo vedere perché è troppo bello, questo è il personaggio. In quest'altra foto siamo a studiare una cartina perché quelle cose non vanno sempre bene, quindi a un certo punto c'era stato sarà allagato mezzo paese con dei temporali e quindi abbiamo dovuto un po' cambiare il programma. Siamo io, Felipe e Lorenzo Bardotti che era con me. Questo, ci tengo a dirlo, tutta l'idea e tutta la prima organizzazione, quindi i rapporti con Felipe, sono merito di Lorenzo Bardotti, che era cinghialo, solo acquaporta sul forum, non so se lo conoscevate. Adesso è un grande acquariofilo, un grande amico, adesso si è un po' raffreddato dell'acquariofilia. Comunque questo viaggio l'idea è merito suo e lo vedremo nelle foto, insomma, quindi ve lo presento. Siamo partiti, eravamo in 4, quindi all'inizio eravamo un gruppo numeroso in realtà, tante persone che poi all'ultimo momento sono sparite e siamo partiti io e lui, Felipe e Pedro, che vedremo che era l'autista e tuttofare che accompagnava Felipe in questi viaggi. Felipe, oltre a questa attività di guida per la pesca e la raccolta dei pesci, lavorava in questa riserva di flora e fauna, che era una specie di grande giardino zoologico che siamo stati a visitare poi all'inizio del viaggio, e aveva fatto una foto di quello perché questo viaggio ha prodotto 4.000 foto, ho fatto una grande selezione. Aveva un grande rettinario, quindi era esperto e appassionato anche di rettili ma anche di cavalli. Questa a Salinas, che è un paesino vicino a Montevideo sul mare, Montevideo, 2 parole, sembra una città occidentale della Spagna, moderna, bella, diversa da tutto il resto del paese. Questo è un paesino, Salinas, aveva la sua casa e il campo base, tantissimi acquari e piscinette in serie, stracolmi di pesci che lui pescava ogni volta nei suoi viaggi. Io stimo 20.000 litri almeno di acquari inseminati. E qui ci sono altre foto, qui sono delle pernicicla, vedete, Gymnogeophorus qui, e vasche anche grandi. Questa sarà stata 3-4.000 litri con queste mega pernicicla per tartarugone. Teneva così tanti pesci anche perché molti americani quello che non riuscivano a pescare, a trovare nei loro viaggi, poi glielo dava lui da qui. E partiamo. Allora, questo è il nostro furgone che era stracolmo di attrezzatura, quindi ne stavamo davanti e dietro era completamente pieno di tutto quello che serviva per la pesca e per il mantenimento durante il viaggio di tutti questi pesci. E vedrete sono molti di più poi di quelli che abbiamo portato, perché anche Felipe voleva portarsi dietro cose sue ogni viaggio per sé e poi darle agli americani probabilmente. In questa foto qui Pedro, che era l'autista, anche lui simpaticissimo, autista e aiutante, quindi pescava, ci aiutava con il mantenimento dei pesci, si divertiva e seguiva Felipe, era l'accompagnatore fisso di Felipe da tanto tempo. L'Uruguay.
è un'immensa prateria. Qui si vedono un po' le staccionate, no? Che è un continuo. È un'immensa prateria, pascoli di mucche, di bestiame, pianeggiante. Questi sono i rilievi più alti dove l'inverno può anche nevicare. E per il resto è un paesaggio abbastanza monotono, tanta acqua, gli alberi, pochi alberi vicino all'acqua, gli alberi solo grandi foreste non le ho viste, magari ci sono. E tutto pianeggiante, tutto così, un immenso pascolo per il bestiame. Sembra un po' il paese si rende su quello. Questo è uno dei vari paesini, fotografia fatta dal... Ora mi scuso, non sono tutte belle le foto, alcune purtroppo vedendole piccole, poi ingrandendole, non sono troppo a fondo, mi sono reso un po' troppo tardi. Comunque questa è una foto, un paesino classico, poche case fra gli alberi, facciamo un paese questo, insomma. Per capirsi, prima di parlare dell'acqua, per capirsi il livello di densità abitativa, dei giorni abbiamo viaggiato ore senza incrociare un'altra macchina, e quando incrociava una persona, cioè la gente aspettava il nostro passaggio per salutare la casa, perché vedeva una macchina passare al giorno magari. Invece in altre situazioni si vede anche dalle foto che stavamo vicino a un paese e arrivava qualcuno a curiosare, insomma. Queste sono varie foto di ambienti acquatici lì che potrebbero essere scattate un po' dovunque, ma un po' per dare l'idea di dove andavamo. Questo era vicino Salinas, proprio vicino a casa di Felipe, e qui c'erano i Gymnogeophagus terracultura. 500 microsiemens di conduscibilità, quindi non è che l'acqua in Sud America è sempre solo tenere acida, poi ne parlo meglio. Andiamo avanti, altre cose, piante acquatiche, paesaggi bellissimi, e questo è l'arroyo Biocito, fiume che era veramente pieno di pesci, tantissima acqua e tantissimi pesci a 6 km dalla sorgente, il torrente. Da noi c'è qualche trota ogni 10 metri, lì è popolatissimo. Su questi sassi qui sotto pieno di loricaridi. In queste altre foto invece vedete quei ninfei, queste che spuntano sono i Pinodorus e i corni. Ancora foto, per dare un po' l'idea, questa è la laguna della Pedrega, dell'Union, e quello è il Rio Uruguay, che non è il Rio dell'Amazzoni, ma è abbastanza grande da non vedere la sponda opposta qua, in alcuni punti. Avete visto, no? L'ho pensata così la presentazione, non parlo di ogni posto, ma in linea generale, anche perché dopo 13 anni potrei fare qualche errore e invece credo sia più interessante così. Ogni giorno praticamente arrivavamo all'acqua col furgone, scaricavamo tutta l'attrezzatura e ci mettevamo a pescare, sempre in un posto nuovo. E qui vi parlo un po' della pesca. Queste reti, che erano uno strumento con cui prendevamo più esemplari, qui viene fuori anche un altro discorso interessante. Felipe ci raccontava che le prendeva in Brasile, perché in Uruguay nessuno vendeva uno strumento da pesca del genere. Sono completamente disinteressati ai loro pesci. E questo, anche per questo ce ne tanti, cioè non pescano. Abbiamo chiesto non conoscono cosa c'è nell'acqua, a parte lui, ma il pesce non è considerato quasi un alimento. Dopo 2 settimane a mangiare solo carne, a pranzo e a cena, abbiamo chiesto il pesce, qui non ne mangiate mai, e la risposta è Felipe, ma con tutta questa carne perché dovremmo mangiare il pesce? Insomma, era una domanda strana per lui. Non sono considerati alimenti. Queste reti venivano quindi anche nell'acqua
si entrava in acqua, si faceva passare la rete e poi pian pianino si raccoglieva, in varie foto si vede. Questo è interessante. Questa è una piccola pozza nella laguna della Pedrega, a Bella Unione, quindi siamo nel punto più a nord al confine con il Brasile e l'Argentina. Si chiama Bella Unione perché è il punto dove confinano i tre paesi. In questa pozza particolare qui Felipe ci raccontava che ci aveva portato Lander, il famoso geologo, e in questa pozza di acqua torbida Lander aveva trovato 53 specie diverse di pesci, quindi a poca acqua così. Qui se ne vede un pezzettino, era grande quanto sta stanza forse, profondo o meno. Vedete che ogni retata si prendeva una quantità incredibile, migliaia di pesci per capirsi, e la cosa incredibile è che se 10 minuti dopo facevamo un'altra retata, di nuovo piena. Le reti, e qui si inizia a parlare anche un po' di tutto il lavoro che c'è dietro, ogni giorno andavano distese, pulite e asciugate. Quindi per strada, dove si poteva, la solita recinzione, qui sul marciapiede, questo è parte di un campeggio. Vedete un po' che forma avevano, insomma, no? Con l'ultima parte per raccogliere pesci. In quella foto là si vede bene. Questa è la più grande, perché le foto sono andate su questa, ma qui già vedete c'erano 3 almeno le reti a seconda delle situazioni. Utilizzavamo una o più di una. Castnet, le reti da lancio, Felipe era un maestro, ci ho provato anch'io a vedere queste foto, sono molto eleganza, però alla fine abbiamo imparato a lanciare, ci pescava. Praticamente queste si pescava con queste o in posti dove non si poteva entrare in acqua o in posti con l'acqua molto bassa, col pesce a vista, quindi io vedo il pesce, lancio la rete in testa, oppure per fare delle prove. In un punto, sì, qui ci sono dei pesci che ci interessano, dopo qualche lancio di rete passavamo con le reti grandi. Funzionamento, non so se lo sapete, questa arriva dall'alto, si apre con tutti questi pesi, mentre in volo arriva dall'alto, schiaccia i pesci sul fondo e poi nel ritirare una cordicella fa di questo e raccoglie e vengono via. Setacci, questo sono io, questo è Lorenzo Bardotti, invece situazioni in cui di acqua bassa lungo le rive utilizzavamo questi. Stavamo nell'acqua più profonda e setacciavamo verso la riva. Poi con le mani uno vedeva, ora qui si vedono appena, ci sono dei pesciolini, capire che quelli di 1 centimetro sono vanotti del pistogrammo piuttosto che di altri cibi, vi assicuro, non era facile. E questi invece sono dei corridori spaleatus, sia lì che lì. E quella è la prima foto. Retini, setacci e retini, classici retini che utilizziamo anche in acquario per i loro carichi, no? Lo faccio anche in negozio da me, la cosa migliore, piuttosto che inseguirli per tutta la vasca, tiro sul sasso, nel momento in cui il sasso si stacca dall'acqua, lo ricarico, si lascia cadere e finisce nel retino che ho messo sotto, quindi quella foto sono io che sembro Gollum con un sasso che riuscivo a tenere con una mano, sassi grandi in 2 con il setaccio. Sotto ogni sasso c'erano delle ricariche, non è che io dovevo cercare molto, in mezz'ora mi facevi centinaia, così. Tutto quello che pescavamo andava mantenuto e mantenuto bene, quindi diciamo avevamo tutto questo materiale di box, contenitori secchi, areatori con le bile e non, e ogni giorno gli andava cambiata l'acqua. Questa è la parte poi più faticosa, sia perché il giorno si arrivava a punte di 42 gradi e sia perché il furgone tutte le volte andava
svuotato, alla fine iniziava a essere talmente tanta acqua, tanto pesce, portavamo i pesci nel posto più fresco che trovavamo con gli aeratori e gli cambiavamo l'acqua. Il giro, il programma era anche legato a questo, cioè i posti, noi andavamo a dormire nei posti dove avremmo avuto, Felipe lo sapeva, un'acqua buona da utilizzare per fare, perché qui bisognava fare 1 o 2 cambi totali al giorno in questi contenitori con i pesci. E qui si vedono altre foto. Ora, per intendersi, qui si vedono una quantità di pesci enormi. Quelli che avevamo deciso di tenere, magari già sistemati bene, altri così. Pescavamo veramente migliaia di pesci ogni giorno, il 99% veniva fotografato e rilasciato subito. Fatto interessante. E poi selezionavamo quello che ci interessava a me Lorenzo e quello che interessava a Felipe. Una cosa del genere era per comida, diceva Felipe, cioè lo prendeva anche dei pesci come cibo tipo dei predatori che aveva a casa. Questo sono insomma qualche mezz'ora di pesca di ancistrus, ce ne saranno 50, che capirsi. Questi sono Isonopus. Questa è una foto che ho utilizzato come copertina di un album fotografico. Se andate sul mio Facebook ci sono altre foto che non ho messo qui su un album di questa copertina qui. Le scappella, ogni cosa si trovava, i pesci e di quello che stavo leggendo. Ancora varie foto di situazioni dove dormivamo, dove dovevamo tenere questi pesci. Qui non so se lo riuscite a vedere, c'è una sagoma grossa, le vedremo tra pochissimo. Altra cosa importante, in ogni posto misuravamo la temperatura, quindi dell'aria e dell'acqua, per avere un'idea, insomma, una cosa che fa piacere conoscere, no? Non volevamo solo i pesci. I valori chimici, allora qui parlando un po' dell'acqua dell'Uruguay, ora a parte delle zone 500 di conducibilità che stavano i Gymnogeophagus terra pura, è un'acqua tenera e acida, non ha mai valori estremi che siamo abituati a sentire per i pesci sudamericani. Questo 0,4 è da moltiplicare per 10, quindi sono 40 microsiemens e credo che sia l'acqua più tenera che abbiamo misurato al confine col Brasile. pH mai tanto sotto 6 e spesso 1-2 gradi di pH misurabile. Altra cosa, nel 2010 non c'erano ancora gli smartphone per cui scatto una foto e mi dice esattamente dove è stata scattata, e avevamo il GPS, quindi di ogni posto dove abbiamo pescato prendevamo le coordinate del GPS e poi è stato bello dopo rivedersi su Google Map, su Google Earth, il posto esatto con i punti di riferimento abbastanza facilmente, l'ansa di un fiume dove stavano. È una cosa abbastanza insolita se ci pensate, perché quando abbiamo dei pesci locati non sappiamo mai esattamente, abbiamo una vaga di dove vengono. E questo è pesce bellissimo, una canicilla picciata di dimensioni perfetta e di dimensioni eccezionali per la specie, e ce la siamo, Felipe la voleva per sé, ce la siamo portati dietro per tutto il viaggio, quindi ci ha fatto compagnia. Qui inizio un po' a parlare di un po' di foto per dare un'idea dei pesci che pescavamo, ripeto sono una minima parte perché le foto erano veramente troppe, e poi vediamo quelli che ho portato in Italia. Tanti come questa loricaria venivano soltanto fotografati, poi perché belli e poi rilasciati. Questo è una Botanodrigon brachiura alla fine, e anche questa ce la siamo portati dietro perché la voleva Felipe, la sagoma che si vedeva prima, nessuna idea e né possibilità di importare, far arrivare in Italia di pesci di queste dimensioni. Tra l'altro questa arriva a 90 cm di disco, insomma, quindi un pesce veramente importante, bellissimo.
cicla. Questa è la pittata con la forma giovanile, queste sono arrivate. E tutte queste Granicicla sono state importate, questa è la Granicicla Scotti e queste sono una coppia maschio e femmina di quelle dell'arroio Giulio Cicco che ho importato e riprodotto. Gymnogeophagus balzani, belli, questi noi li abbiamo importati. Questa foto è interessante perché non so se vedete qui, gli manca tutta una pinna. Dopo vediamo perché pescavamo solo pesci completamente spinnati. Altri Gymnogeophagus, questi non li abbiamo importati. Qui abbiamo pesci interessanti. Allora, quello è il Salvinus maxillosus, il famoso dorato. Detto prima che la gente non è interessata ai pesci dell'Uruguay, i pescatori sportivi conoscono l'Uruguay per il dorato, cioè gente per tutto il mondo va per pescare questi pesci. Questo è piccolino ma diventano molto grandi, sono bellissimi, diventa veramente dorato e hanno una forza incredibile, quindi per chi pesca sono anche difficili da prendere perché hanno una bocca che spaccano tutto, per chi pesca è una preda eccezionale. Io ne ho agganciati qualcuno, li ho persi, quelli grossi purtroppo non ho le foto. Gli altri sono tutti oplias di specie diverse, molto frequenti, ne abbiamo pescati tantissimi, è un pesce predatore e dei denti estremamente affilati. Wolffish lo chiamano. Piranha, perché i pesci di prima erano spinnati? Perché c'era una quantità incredibile e Filippo ci diceva più del normale, più del solito di piranha. Quando facevamo le reti, ne prendevamo tanti, quelli più grandi li ho presi, mi ero portato una cannetta da spinning, li ho presi io con la canna da pesca, fino alla 9 perché c'erano talmente tanti nel lancio, tanto da agganciarne due con un artificiale. Questi dovrebbero essere Digocentrus nattereni e Serrasalmus spiropleuta, sono le specie più frequenti. Questo qui, che era il più grosso, invece di 30 cm, pure è arrivato a Salinas e Felipe lo voleva per sé, aveva per qualche appieno. Questo è un altro, anche di questi tantissimi, un carascide predatore, Acestrodorhynchus, vedete che dentini, una cosa molto bella. E quest'altro, questo l'ho preso io con la rete da lancio, la Castnet, e quello di cui mi sfugge sempre il nome, per cui mi sono segnato, Prochilodus. Prochilodus, ci sono altre di questo genere, ci sono altre specie un po' diffuse anche in acquariofilia perché più colorate. Qui ce n'erano tantissimi, Felipe li chiamava Carpas, zero interesse, però ce n'erano tanti. Un pesce particolare perché aveva questa bocca qui, per cui evidentemente mangiava sul substrato. Caracidi, tantissimi, questa è una piccolissima selezione. Questi sono il